Oggi siamo qui con la garante dei detenuti di Roma, Sì. di tutta Roma Di Roma praticamente. Capitale. Roma Capitale. E mi dicevi una sola garante dei detenuti per tutta Roma. Io non avrei mai creduto a sta cosa. E cosa fa la garante dei detenuti? Qual è la figura? Ma allora intanto è garante dei diritti delle persone private della libertà, che è un'accezione più ampia di concetto, nel senso che privati della libertà si può essere anche non soltanto in carcere, ma anche ad esempio quando ti fermano che sei in caserma, quando devi fare un TSO, quando sei ad esempio adesso, come è capitato, tanti anziani nelle residenze sanitarie, che lì c'erano persone che erano state private della libertà. Principalmente è ovvio che io intervengo in carcere, perché il carcere è il luogo ovviamente più simbolico per la privazione della libertà. A Roma abbiamo 5 istituti penitenziari, 4 a Rebibbia, 1 a Regina Coeli, abbiamo un istituto minorile a Casal del Marmo ed abbiamo un centro di permanenza per i rimpatri a Ponte Galeria. Perciò tu copri tutto questo Sì, universo, tutto questo cioè universo. non solo il carcere, non solo i grandi ma anche i piccoli e anche le persone tra virgolette immigrate, perciò quelle nel centro, e più anche le persone magari, come hai detto tu, al di fuori, tutte queste strutture, può essere un ospedale, può essere una casa di cura. Dove sono persone, diciamo, che sono limitate nella libertà, Nella loro libertà. o che ad esempio sono ai domiciliari. Ci sono tante persone che non sono in carcere, sono agli arresti domiciliari, in quel caso io posso intervenire. Ok. Quindi di chiamate ne ho tantissime, centinaia e centinaia, anzi non riesco Neanche a far stargli fronte e quindi in qualche maniera a volte devo anche selezionare le emergenze, soprattutto dal punto di vista della salute. Ho visto che ci sono le più gravi inadempienze, soprattutto inadempienze sulla cura della salute mentale. Ho seguito anche 2 ricorsi alla CEDU, alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, per 2 ragazzi che erano trattenuti ingiustamente in carcere. Infatti abbiamo vinto tutti e 2 questi ricorsi. E soprattutto, diciamo, cerco anche di favorire tutti i percorsi di misure alternative al carcere. Entro quotidianamente negli istituti penitenziari, incontro tante persone. Calcoliamo che la media solo di quelle recluse, cioè proprio ristrette negli istituti, a Roma sono circa 3.500 ogni giorno, quindi un numero abbastanza alto, con alcune caratteristiche. Ad esempio Regina Coeli è un carcere che dovrebbe essere un carcere circondariale, cioè non per chi ha, diciamo, delle misure definitive da scontare. Invece ora ci ritroviamo con una presenza almeno di un 400 detenuti che hanno misure definitive e sono nel carcere circondariale, quindi che non hanno attività, non hanno tutta una serie anche di trattamento penitenziario che invece educativo, che dovrebbero avere invece rispetto al loro status di definitivo. A Regina Coeli ci sono tantissimi stranieri, abbiamo un problema di presenza di mediatori culturali, perché di tanti io tante volte faccio difficoltà proprio a capire il linguaggio. Che cosa dicono, certo. Sì, perché non è che un po' di inglese si parla, ma non tutti conoscono l'inglese e quindi a volte i diritti vengono meno anche proprio perché non riesci neanche a capire qual è l'esigenza della persona. Hai tanti che hanno il problema col permesso di soggiorno, quindi col permesso di soggiorno scaduto, e che molto spesso all'uscita del carcere hanno il decreto di espulsione e quindi anche in quel caso, lì dove è possibile, cerchiamo di favorire con delle associazioni anche che sono più specializzate in questo settore, di capire quando è possibile richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Ecco, sono tutte situazioni difficili che ci interrogano, che mi interrogano, ma che interrogano la città, e soprattutto un richiamo io faccio: il problema del carcere non è un problema di emarginazione che dobbiamo trattare come emarginazione. Il carcere riguarda la città, perché io non parlo più di diritti perché non va di moda, ma dico conviene alla società occuparsi delle marginalità e delle persone che finiscono in questi circuiti, perché il recupero, il rientro in società, se favorito con dei percorsi positivi, è utile per tutta la società e quindi dobbiamo spingere in questa direzione. Poi mi dicevi tanti senza tetto pure. La maggior parte di quelli che non possono accedere alle misure alternative è perché sono senza fissa dimora. Pensa ad esempio anche al grande problema delle donne rom, al femminile di Rebibbia. Lì abbiamo tantissime anche mamme che a volte arrivano lì con i bambini e per loro non era possibile prevedere misure alternative perché ovviamente il campo non è inteso come domicilio regolare. Lì siamo riusciti, ad esempio con una casa accoglienza, la famosa casa di Leda,
a garantire che le mamme che hanno bambini al di sotto dei 6 anni, più o meno dai 6 agli 8 anni, possono accedere a questa casa, ed infatti adesso il nido, fortunatamente, di Re Bibbia è quasi sempre vuoto. Abbiamo avuto invece dei tempi in cui abbiamo avuto addirittura fino a 20 bambini in carcere con le loro mamme. E per il discorso invece delle patologie psichiatriche, che magari molti detenuti possono finire in carcere, cioè molti sono detenuti con patologie psichiatriche che vengono amplificate, come mi dicevi. Vengono amplificate perché il carcere non cura, il carcere non ha le strutture adeguate per la cura, un po' perché proprio non è strutturato il carcere come luogo di cura, un po' perché si tende appunto a penalizzare tutto quello che non è stato curato fuori, e quindi che il carcere diventa una scorciatoia dove si manda tutto quello che appunto fuori crea problema sociale, e dentro però si fa fatica a creare strutture alternative. Abbiamo ad esempio per le residenze sulle misure di sicurezza liste di attesa anche di 2 anni, che sono quei luoghi che hanno sostituito le REMS, che hanno pochissimi posti, mi dicevi. Hanno nel Lazio 80 posti, abbiamo liste di attesa a volte di 1 anno e mezzo. Che magari quello già è uscito dal carcere. No, a volte poi devi rientrare in REMS quando tu ormai già sei curato, perché anche lì c'è un meccanismo che va in maniera un po' così pedissequa e c'è poco lavoro di coordinamento, quindi ci sono tanti problemi da affrontare. Quello della salute mentale forse secondo me è il problema dei problemi, perché tante persone compiono reati proprio perché hanno delle patologie importanti, e per non parlare poi dei reati che provengono da persone che fanno uso di sostanze. Il 30% dei detenuti è tossicodipendente, e anche lì il carcere non aiuta chi è tossicodipendente. Cioè un totale così alto, il 30%? Anche perché le leggi penali sulla droga sono molto pesanti in Italia. Le leggi che abbiamo sulla droga, che prevedono appunto il carcere per un consumo medio-alto, e io vedo tantissimi ragazzi finire in carcere per problemi di droga, e lì vedo anche la difficoltà a curare adeguatamente, perché anche lì le strutture, le comunità di accoglienza hanno sempre posti molto limitati, e il servizio sulle tossicodipendenze in carcere, con tutti gli sforzi che possono fare, però è sempre insufficiente per tutte le persone che invece soffrono di queste patologie. E tu che vivi tutti i giorni i carceri, queste situazioni eccetera, qual è l'impatto anche emotivo, no? Perché ti chiameranno tantissime persone, dovrai visitare tantissime persone, c'hai tanti casi, magari tanti li prendi anche a cuore, perché giustamente io credo che se uno fa sto mestiere lo fa anche per una sorta di ispirazione, non è un discorso probabilmente ai soldi, anche perché l'impegno è estremo. Esatto, no, vabbè, te l'ho detto come fosse già assodata come cosa. E tu come riesci in tutto questo a districarti, a trovare anche un equilibrio pure per casi che sono particolari, difficili? Guarda, io ovviamente mi sono dovuta fare un po', sono costruita delle regole. Una delle regole che rispetto sempre è la giusta distanza, nel senso, te la spiego, che non significa freddezza o distacco, che significa analizzare quella situazione, decodificarla, capirla se c'è il problema, la maggior parte delle volte c'è il problema, e cercare prima all'interno gli interlocutori con i quali interagire. In genere la persona la incontro e affronto il problema, invece molto spesso si tende ad affrontare la persona. Quando non ci riesco, perché sono le condizioni, perché magari il medico non mi risponde, perché il magistrato non mi risponde, perché quella misura alternativa non è stata concessa, allora a quel punto alzo un po' il profilo, e come mi è capitato anche in questa situazione, cerco di fare il modo di parlarne al di fuori, perché ho capito anche che purtroppo a volte ci vuole anche un'esposizione mediatica su tanti problemi, perché altrimenti si rischia di tenere tutto sotto il tappeto e di non parlarne delle situazioni. Invece di alcune situazioni che vanno affrontate dagli enti locali, dalle istituzioni, c'è bisogno che qualcuno il problema lo ponga. Io ad esempio ho fatto una battaglia lunghissima di 2 anni sulla questione del vitto e del sopravvitto in carcere, perché mi sono resa, appena entrata, ho fatto una banale constatazione. Vedevo il vitto, che il vitto è quello che viene ovviamente dato ai detenuti colazione, pranzo e cena, che era insufficiente e di cattiva qualità.
E quindi dall'altra parte vedevo i detenuti che invece acquistavano il sopravvitto, cioè i prodotti per mangiare, che pagavano con lo spesino, con i soldi loro. Con i loro e la ditta che gestiva il vitto e il sopravvitto era la stessa. La contraddizione è che la ditta che gestisce il vitto, che è pagata dallo Stato, fornisce una bassa qualità. Fornisce una bassa qualità, e poi mi sono resa conto il prezzo che paga lo Stato, che pagava per il vitto, quanto può essere una cosa per fare una colazione, pranzo e cena a un uomo mediamente di 70 kg? Di una cifra, quanto 30 euro? 2,39 euro pagava lo Stato. Pagava per fare colazione, pranzo e cena. Che cosa significa questo? Non ci prendi nemmeno un pacco di pasta. Che significa che non davi il cibo, che davi la segatura. Però nel frattempo hai incentivato tutto l'acquisto, ti parlo solo di Rebibbia, un giro d'affari di 10 milioni, perché poi ogni detenuto si doveva comprare le cose a sue spese. Certo. E ho affrontato questa situazione che sono 90 anni che andavo avanti in questa situazione. Diciamo che mi sono fatta un po' di nemici, perché poi alla fine ho fatto gli esposti, procura, Corte dei Conti, eccetera. E però a me sembrava un grande scandalo, questo per me è stato. Ma stare dalla parte dei detenuti ti porta nemici, nel senso che tu oggi difendi solo i detenuti, cioè non difendi le persone oneste, tra virgolette, o le persone addette ai lavori. No, non difendi i detenuti, è diverso. Tuteli. Io dico una cosa, che lo Stato, soprattutto in carcere, per fortuna noi abbiamo un'ottima Costituzione ed abbiamo anche delle leggi. La nostra Costituzione è chiara, l'articolo 27 dice che la pena deve essere rieducazione. La pena non deve essere afflizione. L'hanno scritto i nostri padri costituenti, e l'hanno scritto perché la maggior parte di loro aveva pure frequentato il carcere ed era una cosa atroce. Io dico che appunto quel criterio va rispettato in carcere. In carcere è soprattutto lo Stato che deve far rispettare il diritto, perché tu entri in carcere, hai perso la libertà, tu entri soltanto per la perdita della libertà, ma non è che devi perdere la salute, gli affetti, lo studio, c'è tutto. Invece c'è questa banalizzazione quasi, che tu devi entrare in carcere e a quel punto devi perdere qualsiasi cosa. Non è così, si perde la libertà ma i diritti rimangono inalterati, perché tu sei stato condannato alla privazione della libertà. È una cosa, sembrerà banale, ma è sostanziale. Questa centralità proprio anche della funzione della pena, si fanno degli abusi e gli abusi vanno evitati. E io quindi cerco di rispettare, se un detenuto è malato, io non chiedo mai i reati. Io non so mai i reati, ma non li chiedo proprio, poi se tu me li vuoi dire me li dici, io non li chiedo i reati. Vedo qual è il problema. Però magari te li devono dire per aiutarli meglio? Non è necessario, perché allora capisco a seconda del reparto dove stai che cosa hai fatto, perché ci sono i reparti, poi io so che quello è il reparto alta sicurezza dove ci sono quelli con reati di mafia, so che quello è il reparto dei protetti dove ci sono coloro che hanno fatto un certo tipo di reati, più o meno so dove sei allocato. C'è anche, mi hai detto, un reparto dove accorpano un po' di più quelli con problemi psichiatrici? Sì, c'è un problema proprio, si chiama il repartino si chiama stare Bibbia Penale, e ci sono proprio problemi, persone che hanno problemi di natura psichiatrica. C'è una sorta di infermeria a Rebibbia Nuovo Complesso e lì ci sono persone che hanno malattie e patologie abbastanza importanti, e io devo fare in modo di capire se poi queste cure vengono effettuate quando c'è bisogno, perché poi spesso molte cure non possono essere fatte all'interno del carcere, le persone devono essere portate all'ospedale, devono essere portate fuori, e tante volte queste visite saltano. Perché? Perché non c'è la polizia penitenziaria sufficiente per poter garantire il trasporto. Ma non perché loro sono cattivi e non lo vogliono fare, proprio perché c'è una carenza di personale ormai abbastanza importante. Ma avevi detto che oggi la miglior cosa sarebbe, piuttosto che la detenzione, un discorso di assistenza. Allora, già la nostra legge prevede che al di sotto dei 4 anni si possano scontare misure alternative alla detenzione. Per far questo però è chiaro che hai bisogno di avere un alloggio, perché il magistrato deve sapere che se non sei in carcere stai in un determinato luogo sicuro dove non ci sono altre persone pregiudicate, dove puoi mangiare, dove hai una certa agibilità. E molto spesso le persone, quelle proprio, io la chiamo la carcerazione sociale, c'è una parte di detenuti che è sociale, fondamentalmente sociale, che non hanno
queste condizioni e quindi rimangono in carcere fino all'ultimo giorno perché non sanno dove andare. E questo può capitare, come dicevamo, per le persone senza fissa dimora, per coloro che magari hanno delle condizioni di estrema povertà, Sì. ma non capita ovviamente a persone che hanno soldi, quelli No. più ricchi. No, diciamo che no, ho visto pochi colletti bianchi, ma li ho visti uscire anche abbastanza velocemente. C'è un po' di discriminazione da Non questo è punto di discriminazione, è vista. una condizione reale, perché quando poi hai avvocati eccellenti, quando hai anche una Perché serie si di può garanzie, costruire una difesa poi, importante. anche una serie di garanzie esterne, perché hai gli alloggi, hai subito il contratto di lavoro, hai tutta una serie di caratteristiche, diciamo che sei un po' facilitato rispetto a chi non ha nulla e chi è un senza fissa dimora. Ma non crea dei mostri questo, nel senso che se io prendo un senza fissa dimora che già vive una condizione difficile, lo arresto, in carcere amplifico i suoi problemi e poi quando esce è ancora più aggressivo, più pericoloso, più problematico. Certo. Cioè questo è quello che poi vedo a Termini pure. Certo, anche perché in carcere non hai la possibilità di avere fra l'altro tantissimi educatori, tanti psicologi e quindi diciamo pure che chi arriva in una condizione di emarginazione, diciamoci la verità, rimane emarginato. È difficile fare un percorso, lo possono fare quando, io l'ho vista ad esempio delle persone cambiare con lo studio, ad esempio chi intraprende lo studio che magari ha una pena anche un po' più lunga, col percorso educativo lì ho visto tanti ottimi cambiamenti, ho visto gente arrivare con la quinta elementare e laurearsi. Questa è un'ottima cosa perché... Sono 200 le persone ad esempio a Rebibbia iscritte all'università ora, sono persone profondamente diverse da quelle che erano entrate, lì vabbè parliamo anche di un'altra tipologia di reati, molto spesso queste persone provengono da un sistema diciamo criminale più strutturato, sono quelli che hanno reati mafiosi, associazione mafiosa, però hanno avuto un cambiamento, ne ho conosciuti tanti che hanno avuto un cambiamento importante. Anche nel crimine c'è la povertà, perché poi un conto è aver rubato 5 salami. Ho incontrato adesso l'ultimo che tra l'altro ha scritto un bellissimo libro, Sofia aveva i capelli lunghi, Perrone. Questo signore è entrato 32 anni fa, ha fatto 32 anni di carcere, però è un uomo adesso completamente diverso da quando è entrato. A parte si è preso 4 lauree in carcere. Cioè ha investito veramente il suo tempo. Ha investito nel suo percorso, non c'entra niente con quello che era, anche se ha un ergastolo, ha l'ergastolo stativo e quindi ancora non ha permessi, però è una persona che è profondamente cambiata e non ha più legami che aveva prima e certo in quel caso la società dovrebbe essere in grado di riconoscere questi cambiamenti e favorire dei percorsi anche quando le leggi all'apparenza non te lo permettono. Il discorso dei suicidi in carcere, che è molto elevato, è un qualcosa che si lega a uno stare male ovviamente, ma anche alle patologie, a tutto quello che... Guarda, purtroppo quest'anno abbiamo avuto un'impennata del numero dei suicidi. Secondo me molto dipende anche, vissuto 2 anni e mezzo di isolamento che ha creato ulteriori scompensi in carcere con la mancanza anche di entrata di personale, di associazioni, di volontariato, quindi c'è stata ancora più solitudine. E poi soprattutto il suicidio sta prendendo molto le persone fragili, quelle che si ritrovano, questa ragazza di 27 anni che si è suicidata per la paura di non farcela, con tutto che aveva un ragazzo che amava e tutto, aveva anche una pena abbastanza corta e lei non ce l'ha fatta proprio psicologicamente a reggere quest'idea di sofferenza e di ricadere nella stessa situazione. C'è però una statistica strana perché molto spesso i suicidi avvengono nel primo periodo di carcerazione, quindi è proprio un trauma che le persone fragili non riescono a vivere. E poi l'altra condizione è che molto spesso chi si suicida sono persone che non hanno legami con l'esterno, per cui il carcere accentua ancora di più il loro isolamento, si sentono emarginati totalmente, non vedono il futuro perché il carcere non ti fa intravedere una possibilità di futuro se non dopo una lunga e paziente e meticolosa trattamento. Date anche il numero di autolesionismo, ci sono tante persone che si fanno male in continuazione, che minacciano, che si tagliano, che ingoiano lamette. Ne ho viste di tutti i colori, guarda, un po' per protesta, alcuni di loro protestano, ma a volte tanti ragazzi sniffano il gas dei fornelletti,
usano il gas dei fornelletti, si mettono una busta di plastica per avere lo stesso effetto, diciamo, della sostanza, non controllano bene l'uso del fornelletto e tanti ci lasciano le penne. Sì. Un ragazzo di 26-27 anni è morto così a Regina Coeli 2 mesi fa. Il fatto che ci siano tanti detenuti, come dicevamo prima, con patologie psichiatriche si ripercuote su tutto il sistema, perché, certo, perché al di là insieme... delle persone che vivono insieme con loro, perciò gli altri detenuti, e uno dice vabbè, che me ne frega gli altri detenuti, potrebbe dire, sai, ma ci sono anche le guardie carcerarie che hanno a che fare con loro, tutto quello che riguarda poi quello che circola intorno, anche chi dà assistenza a queste persone, le infermerie, cioè diventa veramente un girone. È un girone per tutti, certo, poi chi lo fa di lavoro a una certa ora esce, quindi ci sono degli orari però che sono tragici, pensiamo alle notti quando la gente comincia a urlare, chi ha patologie al centro medico. C'è gente che non riesce, cioè che già sta male, ad esempio non riesce a sostenere le urla degli altri che stanno male, che minacciano magari, che battono le inferriate. In carcere viene tutto amplificato, già quando dormi in 6, lo sappiamo, lo vediamo noi, se già dormire in una famiglia, in 4, magari in una casa comoda, hai problemi, in un condominio vediamo quello che succede, e figurarsi in un carcere dove devi vivere magari con persone che hanno culture diverse, etnie diverse, abitudini diverse, storie diverse. E che hanno fatto reati, perché poi appunto, un conto è in condominio tutte brave persone, un conto è magari il tuo vicino che ha fatto reati, la persona che sta a letto sopra il tuo che invece magari... Un po' di appunto, poi ognuno, poi sappiamo che il carcere ha le proprie leggi, quindi chi entra, i giovani devono sottostare alla legge del carcere, ci sono dei reati che in carcere vengono visti male e per cui alcuni sono anche... I reparti protetti, quelli famosi, dove ovviamente se hai fatto qualcosa contro determinate tipologie di persone o sei a rischio. Sei molto a rischio. Oggi è la prima volta comunque abbiamo a che fare con una figura istituzionale relativa alle carceri, relativa ai detenuti, relativa alle persone private della libertà, ed è una cosa anche emozionante perché tu c'hai veramente tante storie che poi non so storie di cui sta lì e di sono storie anche un po' raccapriccianti sotto certi aspetti, perché quando si tratta di persone che si suicidano, persone che passano la vita nel carcere, persone che magari finiscono in carcere e non riescono a uscire, bruciano parte della loro vita, è una cosa abbastanza problematica. E ti volevo chiedere se era possibile magari, se interessa ovviamente alle persone che ci seguono, fare un giro anche intorno agli istituti di pena, dove tu magari ci racconti in maniera molto più specifica. Si può fare Rebibbia, ma mi hai detto esiste anche la parte quella femminile, oppure il centro quello di Ponte Galeria, dove veramente facendoci un giro intorno e magari anche incontrando le persone che rientrano da un permesso o che lavorano fuori, 2 domande senza magari, cioè cercando di tutelare anche la privacy di queste persone, potrebbero venire fuori dei bei contenuti. Perciò se vi interessa voi scrivete nei commenti altri video, che dovrebbe essere la cosa più semplice. È la vita reale, questa è la vita reale, è un pezzo della società che molti non vogliono vedere e molti non vogliono affrontare, ma c'è e va conosciuta soprattutto. E può capitare anche a chiunque, perché purtroppo sai cos'è il discorso? C'è chi ha una bella vita, poi c'è magari un giorno sfortunato che di questa bella vita uno si è iniziato magari a drogare, gli è presa la mano ed è finito magari in una situazione poco piacevole e si finisce anche in carcere. Purtroppo, soprattutto con la droga, che è un grande fenomeno qui a Roma, io vedo arrivare gente che si è rovinata per la droga, che fa reati per la droga, che è dentro perché consuma, è dentro perché spaccia, è dentro perché fa reati, e la droga purtroppo sta distruggendo intere generazioni. Ma infatti io lo dico, è uno dei driver principali per finire in carcere. C'è stato uno studio fatto da un'associazione che ha fatto fare un'analisi, pagando ovviamente gente esperta del settore. Il 50% dei reati legati alla droga erano legati semplicemente al consumo. Perciò tu immagina tutta la gente che consuma e aveva delle quantità legate di consumo abbastanza elevate e dei reati legati al consumo, perciò cercare di avere la sostanza e tutto quanto, che potevano essere evitati sotto certi aspetti. Per quello diciamo il driver che ti porta dentro è la droga, però su un sistema del genere andrebbe veramente riragionato il consumo della droga, perché
E anche maggiormente la prevenzione, perché io vedo che c'è una grande suggestione che hanno anche i ragazzi: smetto quando voglio. Non è così, non smetti quando voglio, perché soprattutto queste nuove tipologie anche di droghe, che sono studiate proprio per renderti schiavo, non ti liberano, e che pensa di essere padrone della droga e di poterla governare, di poterne governare i consumi, gli usi, fa un grave errore. Questo è anche, siccome le sostanze poi non sono tutte uguali, si dovrebbe fare anche una grande campagna di sensibilizzazione e di conoscenza di quelle che sono le diverse sostanze. Sì, perché su quello c'è molta ignoranza. Di quanto incide poi sul fisico il consumo di una sostanza rispetto a un'altra, perché non sono tutte uguali. Ovvio. Per esempio adesso con le droghe sintetiche nuove... La droga dello stupro, tutto quello sì, che per sta esempio adesso accadendo, negli Stati Uniti va tantissimo il fentanyl, che a livello di assuefazione è quasi 100 volte l'eroina. No, io ho chiesto, già c'è qualcuno che lo utilizza, per esempio la stazione di Trastevere mi hanno detto proprio: guarda, quelli che si sono rovinati, le persone che sono morte di recente, erano proprio quelle che avevano usato il fentanyl. Ed è una droga legale, perché veniva usata sostanzialmente come antidolorifico, è un oppiaceo sintetizzato in laboratorio. Comunque ragazzi, se volete saperne di più potremmo fare degli approfondimenti specifici proprio sugli istituti carcerari, ci facciamo accompagnare, lei ci riuscirà sicuramente a dare molte più informazioni di quelle che sappiamo noi, e sicuramente si potrà analizzare il fenomeno in maniera molto più dettagliata. Per adesso vi salutiamo, anche perché essendo l'unica garante dei detenuti di Roma ci avrà tantissimo da fare. Grazie. Ciao. Grazie.